tutti e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi vedremo 10 false friends tra l'italiano e l'inglese. Sono tra i false friends più comuni tra queste due lingue, quindi se state studiando italiano già da un po' di tempo, probabilmente già li conoscete. Ad ogni modo, guardiamoli insieme e impariamoli. Iniziamo con il false friend, forse più confuso tra tutti, che è actually. Una persona può pensare che actually in italiano sia attualmente, ma non è così, perché actually in italiano si traduce come in realtà. Ho detto che vado al bar, ma in realtà voglio andare a casa. Ho detto che vado al bar, ma in realtà voglio andare a casa. Come vedete, qui actually è utilizzato proprio come in realtà. Attualmente è una parola in italiano e significa al momento. È un po' come in inglese dire currently. Attualmente sto girando un video. Attualmente sto girando un video. Simile ad actually abbiamo eventually. Molte persone pensano che eventually si traduca in eventualmente, ma anche qui non è il caso. Eventually in italiano si traduce con alla fine. Per esempio, alla fine imparerò il francese. Alla fine imparerò il francese. Come vedete qui alla fine è utilizzato come eventually, in un momento futuro. Alla fine del mio studio io avrò imparato il francese. In italiano invece la parola eventualmente significa possibly. Un altro modo è anche perhaps. Se io per esempio dico lavoro da lunedì a venerdì, questa settimana eventualmente lavoro anche il sabato. Il terzo false friend è la parola camera. Camera in italiano significa room. Per esempio se io dico la tua camera è molto disordinata. La tua camera è molto disordinata. In questo caso sto utilizzando camera come room. Però camera in inglese sembra la fotocamera, la macchina fotografica. Per esempio, ho comprato una nuova macchina fotografica. Ho comprato una nuova macchina fotografica. Terzo false friend è la parola education. Education può sembrare educazione, ma in realtà si usa in maniera differente. In realtà education in italiano si traduce come istruzione e si riferisce ad un'istruzione di tipo accademico, di studi. L'istruzione pubblica in Italia è ottima. L'istruzione pubblica in Italia è ottima. Come vedete utilizzo la parola istruzione e non la parola educazione. La parola educazione invece si riferisce a politeness. Se io dico do molta importanza all'educazione, do molta importanza all'educazione, significa che per me la gentilezza, l'educazione, le buone maniere sono molto importanti. Un altro false friend è la parola parent in inglese. Parent dall'inglese all'italiano si traduce come genitore, quindi la mamma o il papà. Se io dico Luigi ha degli ottimi genitori, Luigi ha degli ottimi genitori, sto usando genitori per parlare di mamma e papà, dei parents di Luigi. Al contrario, la parola parente in italiano significa relative, dunque un familiare. Non parliamo dunque semplicemente della madre o del padre, ma potrebbe essere qualsiasi altro familiare. Per esempio, Luigi ha tanti parenti. Luigi ha tanti parenti. Un altro false friend è la parola stamp. Stamp in realtà non si traduce con stampa. Stamp si riferisce semplicemente all'azione del timbro, del timbrare. Questo documento necessita un timbro. Questo documento necessita un timbro. Come vedete, utilizzo timbro per dire stamp. Ma allora che cos'è stampa? Stampa significa print, ovvero il processo di stampare un documento. Per esempio, la stampa di questo documento è necessaria per la mia tesi. La stampa di questo documento è necessaria per la mia tesi. In questo caso la stampa significa appunto l'azione di stampare, di rendere cartaceo il mio documento. Un altro false friend che in realtà ho coperto già in un video è la differenza tra peperoni e pepperoni. Noi peperoni è salsiccia piccante o salame piccante. Al contrario invece peperoni con una sola P significa bell peppers. Ho preparato un'insalata di peperoni. Ho preparato un'insalata di peperoni. Ovviamente non ho preparato un'insalata di salame piccante, bensì un'insalata di bell peppers. Il prossimo false friend è la parola argument, che è molto simile alla parola argomento. Argument però si traduce in litigio in italiano. Significa una discussione animata tra due o più persone. Per esempio,
Ho avuto un litigio con mia sorella. Ho avuto un litigio con mia sorella. Se io invece dico argomento, argomento significa il soggetto, il tema, la materia di qualcosa. In questa riunione tratteremo molti argomenti. In questa riunione tratteremo molti argomenti. Passiamo al successivo, che è il verbo to annoy. Il verbo to annoy può sembrare il verbo annoiare in italiano, ma in realtà non è così. Il verbo to annoy in italiano si traduce con infastidire, dare fastidio ad una persona. A Giovanni piace infastidire suo fratello. A Giovanni piace infastidire suo fratello. Gli piace dunque dare fastidio a suo fratello. Annoiare invece significa to bore someone, rendere qualcosa noioso che ti fa quasi addormentare. Questo libro mi annoia. Questo libro mi annoia. Significa che questo libro non mi diverte, mi fa addormentare. Un altro false friend è la parola brave. Brave molto spesso viene tradotto come bravo, ma in realtà brave si dovrebbe tradurre come coraggioso. Matteo è un ragazzo coraggioso. Matteo è un ragazzo coraggioso. Matteo è un ragazzo che sa affrontare e a cui piace affrontare delle sfide. Al contrario, bravo significa good or good at something. Matteo è bravo in matematica. In questo caso significa che Matteo ha delle abilità nella matematica. Abbiamo finito qui per il video di oggi, spero che questo video sia stato utile. Se conoscete altri false friends, scriveteli nei commenti. Sicuramente farò altri video di false friends perché, come ben sapete, ce ne sono tanti ed è ovviamente impossibile coprirli tutti in un unico video. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!